C'era una lettera accanto ai cadaveri. Ha firmato con una parola. E vidi salire dal mare una bestia con 7 teste e 10 corna. Sulle corna 10 diademi. E su ciascuna testa un nome blasfemo. C'è qualcosa che non mi dici? Lui ucciderà e ucciderà ancora. Le dici ancora le preghiere? Non le ho mai dette. Mi terrorizzano. C'è qualcuno? Avresti potuto essere gentile con me, ma non l'hai fatto. E ora tu hai causato tutto questo. Io resterò ad aspettare. Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. E ovviamente, se sei nuovo e non sei ancora iscritto, fallo immediatamente. Fallo perché con oggi inizia una nuova era del Pit. Un nuovo mondo. Esatto. Abbiamo voluto chiamarlo così, ma perché non solo per dargli un nome, ma perché veramente inizieranno una serie di contenuti mai visti prima sul nostro canale. Abbiamo completamente stravolto i nostri video per potervi offrire ogni volta un contenuto veramente di grande qualità e credo completo, veramente Sì. a 360 gradi. Esatto, abbiamo anche formato una squadra d'élite apposta per questo. Ve l'avevamo detto, volevamo portarvi nuovi contenuti, ma soprattutto esplorare il mondo del mistero a 360 gradi. Farvi vedere quello che noi possiamo fare e quello che sappiamo fare veramente nella sua totalità. Giusto, e oggi infatti partiamo col botto. Aprite bene le orecchie, ascoltate questa storia perché parte da molti anni fa. Era il 31 ottobre 2016, la notte di Halloween, il giorno di Halloween. Noi ci siamo recati nel Principato di Lucedio perché volevamo svolgere un'indagine in tutti i luoghi fulcro di quella zona, quindi sia l'ex cimitero di Darola che la chiesa di Santa Maria delle Vigne. Nel pomeriggio, come sempre ci capita, di svolgere un sopralluogo. Quando siamo entrati all'interno del cimitero abbiamo capito subito di essere di fronte ad un vero e proprio rituale. Era, devo dire, la prima volta che mi capitava di essere di fronte ad un rituale appena svolto, non un qualcosa che era successo molti mesi prima, anni, eccetera, eccetera, ma recentissimo. Davanti a noi c'era una specie di chiesetta, perché in questo cimitero c'è una chiesetta al fondo dove si può ancora vedere i resti di un piccolo altare di fronte e dietro un piccolo balcone, un poggiolo, quindi è la classica struttura da chiesa. All'interno di questo luogo mi sono ritrovato di fronte a un tappeto con dei fogli a cerchio e un bastone molto particolare, una specie di ramo avvolto da un filo rosso. Questi fogli avevano una caratteristica, erano
tutti macchiati di sangue e tutti erano scritti con delle frasi in runico. Abbiamo subito scattato delle foto, ovviamente stavamo anche riprendendo con i cellulari, ma mi sono anche voluto spostare. Sono andato in una piccola cripta che c'è di fianco a questa chiesetta, dove ci sono palesemente delle tombe messe ai lati, c'è giusto lo spazio per entrare al suo interno, e dopodiché ho visto che tutta la vegetazione aveva già comunque preso tutte le pareti del cimitero, e tutte le restanti lapidi che erano in giro, quelle erano molto rovinate e spezzate. Ma ovviamente adesso volevamo ritornare di notte a svolgere la nostra indagine, ma ancora non sapevamo quello che ci aspettava. Guardate lo stato di abbandono in cui si trova. Occhio, ci sono poi degli animali, quindi non spaventiamoci. Animali? Ma sì, qualcosa che può andare in basso. Questa è veramente una delle esperienze più brutte. Eccoci arrivati. Questo? C'è un problema. Sì. C'è un problema. Cioè? Manca qualcosa. Manca il coso rosso. Sì. Che da qualche parte l'hanno preso. Appena siamo entrati mi sono accorta che c'era qualcosa di diverso, mancava qualcosa, e in particolare mancava quel bastoncino, quel ceppo di legno avvolto dallo spago rosso. Guardando più attentamente ci siamo accorti che non era scomparso, era semplicemente stato spostato in un altro punto della chiesa. Questo però voleva dire solo una cosa, che qualcuno era entrato in quel luogo durante la nostra assenza. Cosa? No, un altro. È lì, è vero. È lì. Eccolo qua. Qualcuno l'ha spostato. Ricordiamo che questo è il cimitero dove tutta la storia ebbe inizio. I monaci vennero qua, i monaci di Lucedio. Qui evocarono il demonio, fecero rituali, sabba, messe nere. Questo cimitero è stato consacrato. Tutte le tombe qui sono state profanate. La cosa che ci spaventa di più è il fatto che ancora oggi comunque è frequentato da strane persone. Ecco, attivo. Io ho Cappadocia. Ok. Io vado a mettere la full spectrum. No? No. No, ma io vado, raga. Ecco, buttamela solo così. In quel momento ho deciso di spostarmi nella cripta di fianco per posizionare una delle nostre full spectrum come fissa. Ma quando sono arrivato ho visto un qualcosa che mi ha letteralmente pietrificato. Un qualcosa di inimmaginabile. E lì c'è una coperta. E non è un bel vedere. E Io e Christian continuavamo a restare nella chiesa principale e ci stavamo chiedendo perché Paolo ci stava mettendo così tanto a ritornare. ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Il mio sguardo era veramente pietrificato su questa lapide che c'era in basso a sinistra, perché qualcosa nella mia mente mi stava veramente dicendo:
non era come l'hai vista oggi pomeriggio. C'era qualcosa di diverso e infatti rimango veramente senza parole con la videocamera a fissarla, tant'è che poi man mano che passa il tempo io comincio a realizzare sempre di più che cosa stavano guardando i miei occhi. Così decido di chiamare gli altri a raggiungermi. Poi ho avuto un problema perché quella roba lì hanno aperto, è pieno di ossa e di pelle. È un animale? Sì, animali morti, sacrificati e c'è un cane. Sì, vedo. Te lo giuro. Giuro? Te lo giuro, Top. Infatti c'ho un po' di batticuore. E se non dico cazzate, io non l'ho vista di giorno, poi magari mi sbaglio. No, ma è vecchio. No, è vecchio. Tutto era molto chiaro. Qualcuno aveva spaccato la lapide, aveva tirato fuori quello che c'era al suo interno e aveva messo al posto il corpo di una capra o un cane, comunque un animale morto. E quello era un chiaro messaggio. Era chiaro che qualcuno ci stava palesemente minacciando e voleva che andassimo via da lì. Cos'è sto? Dobbiamo andare a vedere, ragazzi. Non è... Vi assicuro che non è bello. Non è bello. Non è bello. Shh. Aspetta, fagli pilare la trama. Vieni dentro. Il solito verso. Aspetta, Lo fa una persona o lo fa... andiamo a vedere. Devi? E tieni questa. Se non tengo questa, Io te la tengo però. Da quel momento in poi siamo completamente andati nel panico, o perlomeno in una situazione di forte allarme, perché provate ad immaginare, era il 31 ottobre, la notte di Halloween, nonché il capodanno satanico per queste persone. Ci avevano chiaramente e appena minacciato, con un gesto molto forte, molto pericoloso. Quindi decidiamo che era meglio sospendere tutto e pian piano ci siamo avviati fuori dal cimitero. Io non so chi cazzo sono e che cosa Ma soprattutto fanno. quando? Cioè noi siamo comunque Noi abbiamo tanto in monitorato, queste... infatti. Cioè siamo tanto presenti in queste zone, in questi giorni. E quindi vuol dire che comunque qualcuno viene nel cuore della notte probabilmente a fare... Cioè, ecco, possiamo dire questo. Volevamo fermarci di più. Sì, soprattutto al cimitero, Esatto. l'ex cimitero di Darola. Perché comunque dava segnali, eh? Sì. Cioè, abbiamo sentito dei rumori veramente strani, anche lì, cioè, il problema è che andare in una cripta e vederla 12 ore prima in un modo e 12 ore dopo trovarti probabilmente una capra morta
o una capra, un cane, comunque un animale di grosse dimensioni. Sacrificato e comunque. messo dentro un loculo. Ragazzi, credetevi che qua Non è bello. Non è bello. non si parla di paranormale perché si fanno veramente sacrifici orrendi, Sì. brutti, quindi devoti al male, ma credeteci che qua cioè non era solo una questione paranormale, noi siamo dovuti andare via perché ne dipende veramente dalla nostra attività fisica. A distanza di anni, con la crescita del nostro canale, siamo stati contattati proprio perché forse siamo stati visti da una persona che per privacy e sicurezza chiameremo Fabio. E Fabio pare essere proprio una di quelle persone che quella notte ci ha minacciato. Perché porti una maschera? Non per paura di mostrarvi al vostro pubblico, ai vostri fan, ma per proteggermi da quelli che sono i miei ex compagni di setta. Allora Fabio, io vorrei sapere quando ti sei avvicinato a questo mondo. Quanti anni avevi? Circa 10 anni fa ci sono stato dentro per 2 anni. 2 anni pieni. Ti ricordi se c'è stato qualcosa in particolare che ti ha fatto avvicinare al mondo del satanismo? Sicuramente l'aver conosciuto delle persone che già frequentavano questi ambienti. Conosciute meglio, poi ho scoperto quali erano questi loro modi di passare il tempo, avvicinandomi a queste sette, chiamiamole. Ok, ma voi vi ritrovavate in posti specifici oppure no? Ovviamente non in posti pubblici, c'erano momenti per incontrarci naturalmente, momenti in cui andavano fatte delle cose in luoghi più specifici sicuramente. Tanti pensano che avvicinarsi a questo mondo, come dire, ti dà dei privilegi. E io mi chiedo, quando voi facevate questi rituali, qual era lo scopo? Il cercare di raggiungere o ricevere qualcosa in cambio dando devozione a queste entità. Ora sei pentito di quello che hai fatto? In questi 2 anni ho avuto molti ripensamenti sulla cosa e sono arrivato a un punto in cui mi sono totalmente allontanato da questa scena e sì, adesso posso dire con tutta tranquillità di essermi pentito delle cose fatte, delle scelte fatte. Hai paura, diciamo, dei tuoi ex compagni? È difficile uscire da queste situazioni, quindi ho lasciato completamente la mia vita per uscire da questa cerchia di persone, quindi sì, preferisco che non rincontrare, diciamo, queste persone. Ma si può dire che in quello che facevate c'era anche una componente di violenza? Molta violenza. Senza entrare nei dettagli, ma per caso ti ricordi un evento che ti ha particolarmente segnato, traumatizzato dell'epoca? L'utilizzo di parti di animali o di sangue è stata una cosa a posteriori traumatica, ripensandoci è traumatica come cosa, sì. A questo punto io morivo dalla voglia di fargli vedere quello che nel 2016 avevamo registrato, proprio il rituale che avevamo visto dalla chiesa. Questo è quello che noi abbiamo ritrovato, cioè questo tappeto, questo bastone, non so come chiamarlo, in mezzo al tappeto e questi fogli macchiati di sangue. Ecco, la prima cosa che voglio chiederti è proprio questa. Tu hai fatto parte di questo rituale? Sì, sicuramente eravamo noi, l'abbiamo fatto più volte questo tipo di rituale. Lo scopo principale sicuro era quello di attirare energie ed entità il più potenti possibile.
Per noi l'unica cosa all'epoca che non era sporca era sicuramente una tipologia di razza pura, e quindi tutto quello che era diverso dalla purezza della razza era da allontanare o da tenere al di fuori di questa cosa. Ok, e quindi quelle macchie erano sangue? Quello era nostro sangue, sì. Ho ancora i brividi a parlarne adesso, perché è proprio in quel momento lì che io ho avuto la certezza che lui era uno di quelli che quella notte ci aveva minacciato. Perché dovete sapere, da un forma-immagine avevamo tradotto il messaggio che era contenuto in quei fogli, quelle scritte runiche, ma non l'abbiamo mai diffuso, mai detto a nessuno. E lui, in quel momento, mi ha detto esattamente le frasi che erano scritte su quei fogli. Io quel giorno lì sono arrivato, ho visto quella cosa e non ti nego che mi sono spaventato, ma non sapevo che era stato fatto da poco, quindi mi viene ora automatico chiedertelo, ma voi vi eravate accorti che noi eravamo già lì? Ci siamo allontanati dal posto perché ci siamo accorti che stavano arrivando delle persone, sì. Diciamo che per far sì che non sareste più ritornati abbiamo pensato di aumentare la cosa lasciandovi un messaggio un po' più forte di quello che avete già visto. Io mi sono molto spaventato, ti dico la verità. In quel momento faticavo anche a essere razionale, però era chiaro. Davanti a me qualcuno aveva spaccato la lapide, tolto il corpo di una persona e introdotto quello di una capra. Era un cane, non era una capra. Quello, il cimitero di Darola, è un luogo, secondo te, che ha un qualcosa in più per quei tipi di rituale? Il passato di questa chiesa era già indirizzato verso un ambiente dedicato a Satana e a tutte le entità maligne. Non era prevista, ma mi sono veramente fatto guidare dall'istinto e ho detto: perché non provare a chiedere di venire con noi lì, nel cimitero di Darola? Pensi che ci sia un reale pericolo per noi dal punto di vista esoterico ritornare in quel posto e indagare a livello paranormale? Le energie presenti in quel posto sono influenti a livello negativo sulle persone che ci vanno. Tu hai detto che ormai non fai più parte di questo mondo, ti sei pentito, ti sei allontanato completamente. Ma se io ti chiedessi, anche solo per l'ultima volta, di volerci accompagnare nella nostra indagine, tu cosa mi risponderesti? Non sarei così tranquillo nel farlo, ma con le giuste precauzioni, se utilizziamo un'identità differente e se stiamo poco tempo in quel posto, potremmo provare ad andarci. Attenzione che qua è pieno di rovi. Oh mio Dio. Si passa sotto il tronco. Chinate via ragazzi, che qua il passaggio è stretto.
È spaventoso. È spaventoso. Mamma mia. Shh. Oh, che cazzo è stato? Non lo so. Forte. Un rumore forte. Non ho sentito. C'è un'aria strana, Marco. Sì. Anche un odore strano. Sì. Prendo l'M1. Cosa c'è? Oh mio Dio! Brilla, raga. Ragazzi, se lo vede Fabio. C'è ancora il tappeto che ho trovato io nel 2016. Ragazzi, c'è ancora il tappeto. Raga! Raga, c'è un Fino al altare. rosso. Fino al rosso, fino al rosso. Raga, c'è un piccolo altarino. Guarda, 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 guarda. Fino al rosso, fino al rosso. Appena ho varcato la porta. Ok, perfetto. Appena ho varcato la porta. Questa candela è fresca, ragazzi. È fresca, E anche quella carta stagnola lì è fresca. è fresca. Ha ragione. Cosa? Quella carta stagnola lì. Sì. Aspetta, c'è una cosa qua. Cos'è sta roba? Ragazzi, qua è fino Ma al ragazzi, rosso, ma guardate l'M1. Ragazzi, non molla. C'è qualche entità qui con noi? Noi sappiamo di tutti i rituali che sono stati fatti all'interno di queste mura. E sappiamo che sono state invocate entità non belle. Potete darci un segno della vostra presenza? Noi siamo venute qua per comunicare con loro. Fatevi sentire. Secondo voi la sua presenza potrebbe, non so, in qualche modo produrre qualche effetto forte? Abbiamo una porta ancora più aperta. E questo stavo Secondo me dicendo. sì, secondo me sì. C'è qualcuno lì. Guardiamo. Oh, hanno spaccato, eh? Hanno spaccato tutto, raga, di nuovo. Wow. No, Guarda, guarda, guarda. Guarda, Marco. Tirato via tutto. non c'è la via. No. Hanno tirato via tutto. Guarda, Sconosciuto. questa croce qua è stata appoggiata adesso. Guarda, ancora delle candele sotto. Guarda, Marco. Vedi? Che ha delle candele. Questa croce è stata appoggiata qua. Sconosciuto 1945. Ed è pieno di candele lì dietro. Guardiamo se nella cripta è tutto ancora come l'abbiamo lasciato. Guarda lì che candelona, quella è fresca. Guarda lì, guarda lì. È vero. È pieno di promesse. È pieno, è vero. Pieno. Pieno. Legno. È
che aiuta a mettere fuoco. Guarda. E lì c'era la carcassa quando... Oh, Cos'è? guanti in lattice. Guanti in lattice. Fa un po' luce qui dentro. Passa qui. Qua è dove mi avevano messo la capra. Ma che puzza! Ma senti che puzza! Sì, c'è ancora puzza qui. Ah, che puzza di marcio, raga! È per quello che secondo me c'è ancora qualcosa. È puzza di marcio. Magari sono venuti di recente. Raga, posso dire una cosa? Cioè, vedo gli occhi di Fabio preoccupati, non so se... Cioè, cosa gli sta passando per la testa in questo momento? Diciamo che rispetto a 8 anni fa mi sento più tranquillo, ma non sono proprio a mio agio a stare qui in questo momento. Farmi ritrovare qui potrebbe non essere... Ti senti in pericolo? L'ideale, sì. Non sono troppo a mio agio. Stavo pensando la stessa cosa. Beh, sì, Te lo giuro, stavo pensando la stessa cosa. È meglio che sappiano il più tardi possibile che sono ritornato qui. Non la prenderebbero molto bene. Sicuramente no. No. Voglio andare nella chiesa centrale. Io devo dire questa cosa, che dilla. allora, siete passati tutti davanti a me, ok? Io Sì. sono stata ferma qua e voi siete entrati dentro questo posto. Sì. Quando siete entrati tutti e siamo rimasti io e lui qui, non ha più brillato. Stavo iniziando a capire che la presenza di Fabio con noi in qualche modo influenzava le energie di quel posto. Qual è la vostra idea, raga? Perché si è comportato così? Forse si stanno allontanando da noi. Sì, penso anch'io. O per la sua Stanno presenza? spostando. Ho percepito questa cosa. Cioè, raga, cioè Matte eri qua prima. Io non mi sono mossa di qua. Se sto vicino a lui, non brilla. Perciò lo riconoscono come... Oppure ne hanno paura. Eh, Dato che lui... Oh, raga, cos'è? non lo so. Dato che lui... Dato che lui... Oh, sai che ho visto qualcosa che ti ha toccato? No, io ho sentito un qualcosa. Ho visto un'ombra strana. Sì. Te lo giuro, da qua. E però sto inquadrando Paolo io. Ragazzi, possiamo fare una cosa? Sì. Possiamo andare nella chiesa centrale? Sì. Mi fate accendere un attimo la Ghost Box? Sì. In questo momento ho una cosa molto chiara in testa. Voglio comunicare con le presenze di quel luogo e lo voglio fare nella chiesa principale. Però, proprio nel tragitto che mi portava a questo luogo, ho voluto prendere per terra una candela che Marco aveva notato. Molto spesso in questi luoghi oggetti che sono stati usati per dei rituali possono contenere una forte energia e poteva venirci utile. Mi è venuto in mente proprio in quel momento di utilizzare un nuovo strumento che ci è stato fornito da pochissimo dal nostro scienziato, dal nostro doc. Il suo nome è il Ghost Tracker e posizionato dalla porta della chiesa ci avrebbe permesso di capire se qualche presenza la oltrepassava. Voglio mettere questo all'entrata. Bravissimo, mettiamola proprio lì. Il nuovo strumento. Sì, Bravo. esatto. Ok. Se qualcosa passa di qua, Bravissima, Si illumina. si giusto? illumina. bravissima. Stendilo. Mettilo più in qua, perché sennò rileva il muro. Ecco, qui. Perfetto. Ciao a tutti Pit Family, oggi sono contentissimo, sto impazzendo, sono 2 settimane che non dormo perché sono troppo gasato per sta cosa qua.
Ciao raga, comunque non vi invidio per niente, sono contentissimo di essere nel mio studio, pieno di fumo, ma almeno sono al sicuro e non me la faccio addosso. Questo strumento abbiamo deciso di chiamarlo Ghost Tracker, è una scatola che ho rubato a un amico, serve per tracciare gli oggetti, visibili o non visibili, che gli passano davanti. Quindi quando un oggetto passa, la striscia LED, questa roba qua, che è lunga 1,5 metri, si illumina esattamente dove l'oggetto passa. Abbiamo il sensore, che adesso andiamo a vedere come funziona, il connettore per la striscia LED, l'interruttore per la quale Paolo mi prenderà in giro in eterno, dice che sicuramente dirà che sembra quello di Top Gun, ma a me sembra più il detonatore che userebbe Trump per sganciare le bombe, ma passiamo ad altro. Abbiamo questo bottone che mi dice quanto è carico il dispositivo, perché al suo interno ha una batteria tipo power bank come questa qua, che ho prontamente rovinato e semi sgualcito. Se sentite odore di acido di batteria, cosa che io lo sento già, ma fate attenzione che non prenda fuoco, come può succedere con certe macchine elettriche, ma venite a dirmelo subito e procederò a lanciarlo in un fiume probabilmente, perché non ci si potrà fare niente. Tornando a noi, clicchiamo qua, vediamo quanto è carico. Questo bullone qua è perché ho rotto un LED, ce n'erano 4, ma nella mia delicatezza da elefante ne ho rotto uno. E questo tappo di borraccia bellissimo, un connettore Type-C, quello per caricarlo. Quindi come funziona questo strumento? Uno di questi due occhietti lancia il segnale, l'altro riceve il segnale di risposta. Quanto tempo ci mette il segnale a raggiungere l'oggetto e a tornare indietro, noi riusciamo a calcolare la distanza alla quale è l'oggetto. Mi raccomando, fate attenzione, lo ripeto per la 162esima volta, è delicatissimo. In base, adesso qua succederà un disastro perché si accende, sembra Natale è arrivato in anticipo quest'anno. In base alla distanza, se io metto la mano vicino, vediamo che si illumina più vicino. Noi adesso immaginiamocelo per terra e il risultato è assicurato. Mi raccomando, fatemi sapere quanti ne beccate, perché io sono gasatissimo e non vedo l'ora, però avrei comunque un po' paura con voi, quindi sto bene qua. Allora, se entra qualcosa ce ne accorgiamo. Lascia la telecamera fissa qua. Lo prende? Guarda come brilla. Sì, sì. Guarda come brilla, assurdo. Guarda come brilla. Ma qua dentro? È assurdo. Sì, qui dentro brilla. Ho preso anche il rem. Tutto. Ah, ok, perfetto. Perché così poi volevo provare con la Ghost. Io voglio sapere se c'è un'entità negativa qua. Se c'è un'entità demonia. Raga! Oh, raga, rosso! Okay. Raga, rosso! Vittoria. Prima parola vittoria. Yes. Ragazzi. Ok, c'è qualcosa lì. C'è qualcosa in quell'angolo lì. Stavo per dirti, ma in quell'angolo lì infatti hanno portato quella roba lì, eh. Guarda. Sembra che ti rispondi. Sei un demone? Oh. Ragazzi. Raga. Lui. Raga. Lui. Raga, sto male. Lui chi? Lui. Non riuscivo a capire chi fosse questo lui. Era forse il signore dei demoni, quindi Satana, oppure lui si stava riferendo a Fabio? Sicuramente ritornarci non è vista bene come cosa. Esatto. Ma c'era ancora con lui magari? Sull'omicidio anche? È quello che volevo chiederti, cioè se avete fatto... qualcosa di così? Scomparso. A mio agio a parlare di questa cosa qui sicuramente. Sta parlando di lui, perché qua adesso è venuto scomparso. Ok, potresti adesso parlare con noi, per favore? Potresti dirci chi sei? Angelo.
Ragazzi, No, raga, angelo no, l'angelo è lui, Angelo. l'angelo è lui, è un angelo caduto, è un angelo è lui. Ragazzi, paura, tanto brivido, come l'altra volta, Paolo. Ogni volta che sono stata qui ho sempre avuto a che fare con presenze oscure molto forti, molto forti. L'altra volta avevamo avuto a che fare con una presenza femminile molto forte. Ti ricordi? Lilith. Sì. Prova. Prova, ha scritto? Prova. Appena detto Lilith, è arrivata una ventata, Anche a ragazzi. me, sì, bravissimo. C'è Bravissimo. Lilith di nuovo qua stasera. Ma si sente tanto vento, che non c'era prima. Sei qua, Lilith? Lilith? Oh. Non è vero. Ti ha risposto, Non è ti vero. ha risposto, Non è ti vero. ha risposto. Non è vero, ti ha risposto Paolo. Aiuto. Aiuto. Freddo, raga. Beh, in teoria lei... E comunque qualcuno... Freddo, È blu. Non è una cosa calore, cioè come noi, esseri umani, hai capito? No, e mi fa venire ancora più i brividi perché sappiamo cosa ci ha raccontato Guarda. Fabio, ecco. E le divinità che qua venivano evocate, Esatto. tra cui c'era anche Lilith. Sì. E c'è sempre lei qua. No, ragazzi, Cosa? Belzebù è uscito. Te l'ho detto. Guarda che qua non c'è roba bella. Cioè, proprio No, c'ho i brividi, ragazzi, c'ho i brividi, c'ho i si brividi. sente, Oh, Dio mio. Raga. Cane. Noi in questo momento... Era un cane. Era un cane, non era una capra. Noi adesso Tu lo quella sappiamo. sera là, No, tu io quella quella sera sera là. avevo un dubbio, infatti io gliel'ho fatta la domanda a Fabio. È incazzata nera. Ladri. Guarda che vento che è arrivato. Ladri. È incazzata. Guarda che è acceso, di nuovo. È incazzata. Ma ladri noi? Ladri. Perché Beh. ladri? Esatto, perché ladri? Forse Spiegaci. hai spostato la candela dal luogo in cui era prima? Possibile? Paolo, ha ragione. Paolo, dove l'hai messa? Sull'altare. Se l'accendo cosa succede? Guarda lì, che si è illuminata ancora di più, si è illuminata. Si è illuminata ancora di più, te l'ho detto. Te l'ho detto prima. Ma cosa succede? Spiegamelo. Cosa succede se accendo la candela? Ma sapete che ogni tanto sentono dei passi da lì? Potere. Ah, ti dà potere? E si manifesta ancora di più? Guarda. Ma cosa vuoi farci? Hai qualcosa da dirci? Guardate che l'M1 è imbarazzante quanto brilla. Ma davvero? Scusa, Era... non lo sto no, io l'ho guardando. filmato. Spavento. Spavento ci ha detto. Vuole farci spaventare allora. Allora qua vuole farci spaventare. Ragazzi, io devo accendere la ghost. Va bene. Guarda lì. Tortura. Tortura? Sì. Tortura. Accendi la ghost. Ce l'hai tu, vero? È lì dietro di te. Perfetto. Ho deciso di provocare, stimolare ulteriormente le entità che erano presenti in quel luogo, perché per me Fabio aveva un'influenza molto forte in quel luogo, ma non avevo ancora capito di che influenza stessi parlando, e quindi c'era solo un modo: stimolare sempre di più questa entità a voler comunicare con noi. Volevo controllare anche la parte opposta all'ingresso della chiesa, quindi mi è venuto in mente di posizionare il REM pod sull'altare, in modo che così fosse tutto sotto controllo. C'è Lilith qua? Musica. C'è Lilith in questo luogo? No, Cazzo, no, t'ha risposto. ha detto cosa? lui. Lui. Ha detto lui. Di nuovo, bravo. Ok. Ok, lui chi è? Dimmi il suo nome.
siamo noi. Siete insieme? Ma tu chi sei? Sei Lilith? Siete tutti e due qua? Siete tutti e due qui? Non ce lo volete dire. Prima avevi la lingua lunga. Vuoi parlare con qualcuno di noi? Con te. Con te. Tanti auguri, prego. Vogliono sempre parlare con te, i demoni. Benissimo. Guarda, va benissimo perché io volevo parlare con te. 2 ha detto. 2. Ma sbaglio, è sembrato come un cancelletto che si chiude. Sì, Vero, era metallico. un arrugginito. Io ho delle domande da farti. Conosci Fabio? Che ovviamente non si chiama Fabio. No, ma tanto non c'è bisogno che ce lo diciamo. Tu sai chi è? Vuoi dirgli qualcosa? Nessuno. Qualcosa del genere. Nessuno ha detto? Nessuno per cosa è inteso? Nessuno vuole parlargli? Sembra proprio un cancello, raga. Sì, è vero che sembra un cancello, raga. che si chiude. O che si apre. Non l'ha mai fatta la Ghost Box, sto suono. O un urlo. No, raga, è qualcosa che stride. Stride, esatto. Vi ricordate 8 anni fa? 8 anni fa sono stati trovati dei resti di animali nella piccola cripta adiacente, con un patto di sangue all'interno di questa stanza. Su quel tappeto. Su quel tappeto. Guarda come brilla. Su quel tappeto, sì, da quel lato lì. Ve lo ricordate? Forse? Forse? Bravo! Prega per noi. Ciao, arrivederci, grazie, io me ne vado. No, raga, se cominciano a pregare è bruttissimo. Ragazzi, Ha che detto brutto. prega per noi o prega per me? Prega per noi. Anche io ho capito per noi. Se dice noi, forse parla delle 2 gemelle, vi ricordate? La tomba delle 2 gemelle, Sì, è proprio qui Come dietro. no? È qui dietro questo muro qua. Sì. che è l'unica riconosciuta che era ancora integra anni fa. Il cimitero di Darola, per quelli che conoscono e sono appassionati al mondo del paranormale, è un luogo che racchiude tante storie, non solo quella dei monaci, ma anche la storia di 2 gemelle. Famosa è la lapide che è proprio eretta di fronte alla chiesa principale del cimitero, che racconta di queste 2 gemelle morte molto piccole. Queste 2 gemelle rimaste qua, io non so. Sono sempre 2. Sono sempre 2, vero? E ma cosa sono diventati? Cosa li hanno fatto diventare? Esatto. C'è qualcuno che per caso si sta rivolgendo alle 2 gemelle? Prima hai detto prega. Prega per noi. Cosa sta a significare? Però Debbie mi stava facendo una domanda. Nel 2016. Esatto. Quando io ho trovato il cane sgozzato, voi eravate già qua?
continuavo a sentire dei rumori che provenivano dall'esterno o come se ci fosse qualcosa sull'uscio della chiesa, proprio dall'entrata, che ci osservava ma che non voleva o non poteva entrare. Potrebbe anche avere un senso, eh? Raga, io sento dei passi qua, forti, dammi un occhio. Prova un po'. Chi è che piange? Rispondici. Non entrano in chiesa. Ok, Non entrano in chiesa. le gemelline sono qua. Non entrano in chiesa. Stanno sulla porta. Qua sono? Senti come parla. Qua ci vuole indicare un posto? Le gemelline sono qua. Guarda, guarda. È come se non scavalcano la porta, no? Non entrano, stanno su... Vero? Perché c'è qualcosa che le ferma lì dentro. Ma perché cosa c'è? Secondo me non c'è una roba bella. C'è un sigillo. Entra Marco. Entra Marco. Entro. Entra Marco, Entra entra un Marco. attimo. Entra un attimo. Occhio, raga. Cosa succede adesso? Perché farlo entrare? Che significato ha questa cosa? Ha parlato, eh? Sicuramente fatica a capirlo. Ho deciso di spostare il REM pod dall'altare all'ingresso della chiesa, esattamente nel punto dove il Ghost Tracker si illuminava. Questo ci avrebbe permesso di avere una seconda prova della presenza di un qualcosa proprio in quel punto. E quando ho fatto questa cosa, la Ghost Box incredibilmente ha smesso di funzionare. Per me quella era la risposta, stavo facendo la cosa giusta. Comunque guardate la striscia, ragazzi. Guardate la striscia. Cioè, capito? Sono bloccate da qualcosa. Sono bloccate da qualcosa. Scusate, non volevo. La metti là sulla porta? Ok, prova un po'. È come se non vogliono farci capire dove sono. Esatto, più che altro dove? Che ci sono, sì, vogliono farlo capire, ma dove sono no. Poi senti che suoni. Sono strani, bassissimi. Ma Ma se vero? volessero comunicare ma non riuscissero. Sono scarichi. Ma Che cos'è? succede? Non lo so. Come se si sta... Sta prendendo energia dalla Ghost Box. Raga? Raga, sta prendendo energia dalla Ghost Box. Raga? Oh, l'ha spenta. Guarda un po'. È impazzito, guarda tutti i LED si illuminano. Hai visto? Quando è girato. La sta scaricando. Raga, la sta scaricando. Striscia lente, striscia lente, striscia Sta lente. prendendo energia. Sta prendendo energia. Raga. Raga, Ragazzi. Cos'era? Cos'era? non lo so. Cos'era? Non lo so. Oh, morta, la Ghost Box. No, ma è caduta una roba lì. Io l'ho inquadrato Come qua, è caduta caduta una una roba. È caduta una roba, raga. È caduta una roba, ve lo giuro. È caduto qualcosa qua. L'ho ripreso, L'ho ripreso. Si aspetta pure la Ghost Box, ragazzi. Si spende. Nello stesso istante. Nello stesso istante. Ragazzi, Debbie ha fatto molto bene a spostare il REM pod, perché si capiva e si percepiva che eravamo sulla strada giusta. Qualcosa si era sbloccato ed è proprio in questi momenti che non bisogna mollare, ma continuare ad indagare. Infatti quello che succederà dopo ci lascerà davvero senza parole.
Vogliono quello. Vogliono energia. Sì. Ok, beh, ci sta. D'altronde. Ma noi non siamo qua per dare energia a delle entità negative. No. Ma se accende la candela? Se accendo la candela non lo so. Perché è un accendino? Fabio è un accendino. Certo. Ovvio. Accendino. Ah, questa cosa potrebbe anche farli arrabbiare. Comunque una candela bianca che indica purezza. Boh, adesso. Beh, sicuramente noi vogliamo portare la luce, non l'oscurità. Ricordiamoci che ha appena preso energia dalla Ghost Box. Sì. Quindi c'è... Io vorrei solo capire... Cosa? No, vorrei solo capire se queste entità negative non stanno in qualche modo intaccando quelle due bambine. Sembra qualcuno... Che piange. qualcuno che piange. Bravo, io l'ho già detto prima. E che non ho tante belle sensazioni per loro, posso dirtelo? Anch'io. Ti stavo per dire la stessa cosa, dopo tutto questo tempo Cioè, secondo te ci due sarà bambine rimasto sono- ben poco di questi due. Wow, proprio lì. Avevo messo il REM pod in modo non corretto. Se è vero che qualcosa ci stava osservando ma non poteva entrare dentro la chiesa, avrei dovuto prendere quello strumento e metterlo più verso l'esterno, per cercare proprio di capire se le nostre intuizioni erano giuste, restando sempre nel punto, ovviamente, dove il Ghost Tracker si illuminava. Non entrano, Non entro, ma ci spiano. Sì, Assolutamente. perché non possono Due entrare. bambine. sì. Perché qua Siete dentro le non possono gemelle? entrare, non possono entrare qui Ma dentro. perché? Perché qua dentro è marcio, ragazzi. Ah, dici? C'è sempre stato marcio qua dentro, ti ricordi? Beh, ma l'ultima tu hai volta? ancora una visione ottimistica. Ah no, se loro ancora sono salve da questa cosa bravo, qua. esatto. Così Perché se sono dicendo, state intaccate? così dicendo mi fai ben sperare. Non lo so, io voglio ben sperare. Anch'io. Perché sennò sarebbero entrate, no? Ma magari ti stanno facendo credere che Ah, loro no, sono certo. lì, poi in realtà Ah no, certo. possono entrare e fare quello che vogliono. Certo. Come si chiamano? Teresa e non mi ricordo l'altra. È un attimo, te lo dico. Volevo provare a comunicare di più con loro, ma per farlo volevo chiamarle per nome. Il problema è che non mi ricordavo in quel momento entrambi i nomi, così mi sono ricordata che fuori, sulla lapide, erano scritti. Mi dirigo quindi verso quella direzione e quando leggo il primo nome sono rimasta completamente senza parole. Tutti siamo rimasti completamente senza parole e da quel momento l'indagine ha iniziato ad avere un senso. Ragazzi, Oh, se venite a vedere come si chiamano, voi adesso qua morite. come no? Io sono di Teresa e... Vittoria e È la Teresa. prima parola che è uscita. È la prima Vittoria è la parola, prima parola che è uscita dal REM. Vittoria. Prima parola Vittoria. Yes. Ragazzi. Secondo me è Vittoria. È Vittoria, raga, Vittoria. no, sto male, sto malissimo, Una delle due sto che ha male, risposto, sto che ha male, sto risposto. male. Raga, è Vittoria, è Vittoria, piange. È Vittoria. Magari hanno preso solo la sorella. Prega per noi. Prega per noi. Non è che hanno preso sua sorella. C'è sua sorella purtroppo. Ti sta rispondendo. Ragazzi, Ti sta ragazzi, rispondendo. Il male magari Allora, ha preso questa sua- cosa qua non ne avevamo parlato nell'intervista. Ragazzi. No, È ma possibile perché- che qualche tuo ex membro della setta abbia in un qualche modo evocato anche queste due gemelline? Sicuramente ci siamo messi in contatto anche con entità che erano già qui.
Sì. erano qui anche Non è che fisicamente prima di noi. Ragazzi, è Vittoria, è No, Vittoria. no, ragazzi, cioè, ma avete visto questa roba qua come si è sbloccata? Ma avete visto come si è Quando sbloccato? Ti diciamo rendi conto, Marco? Vittoria. Quindi E la stai lei? chiamando, lei sta reagendo. E lei? Sta Ragazzi, reagendo, ragazzi. sta reagendo. E lei? Boh. Guarda, sta prendendo più energia che può. Magari sta cercando sua sorella. Magari sua sorella è stata purtroppo, non lo so, qua sono state fatte cose brutte, Paolo. Allora, ho buone speranze che una delle due stia bene. Perché quella candela là è ancora accesa. Una delle due potrebbe essere un'entità buona, non finita in un qualcosa di maligno. Oppure c'è ancora una terza ipotesi, Ecco. Che? che hanno iniziato a brillare perché hanno paura. Continua. Hanno paura di lui. Di Fabio. Hanno paura di Fabio. Ok. Questo sai che vuol dire che è qua attaccato a noi, vero? Sì, è qua in mezzo a noi. Cioè, Ok. Sei Teresa? Se sì, puoi spegnere lo strumento? Sei Vittoria? Se sei Vittoria ti puoi allontanare un attimo dallo strumento, così la smette di brillare? Ragazzi, che sta succedendo? non lo so. Se non è È Vittoria, fortissimo, se È non fortissimo. Teresa. È fortissimo. Mamma mia, è fortissimo, Per ragazzi. favore. Ragazzi, è fortissimo. Per favore, è qui, raga, perché qua davanti. Ma no, ma è qui, è 100% qui. Per favore, ti puoi allontanare dallo strumento? Un attimo. Solo un attimo. Così possiamo provare a comunicare. Ti prego. Provo ad allontanarmi io. Prova. Ragazzi! Non ci credo. Ragazzi. Oh mio Non ci Dio. credo. Appena si è allontanato, raga. Appena si è allontanato, Fabio. È incredibile come per me era tutto chiaro. C'era un'energia molto nera, molto negativa, ancora legata a Fabio e che in un qualche modo influenzava le altre energie presenti all'interno del cimitero. Ha paura di Fabio perché lui è stato qua. Ha paura di lui. Beh, allora, ci sta. Beh, però continuo a ripetere, allora, però se fosse così è un bene, raga. Perché queste anime non sono finite nell'oscurità. Perché se hanno paura di lui, sono nella luce. Certo. Certo. Sei preoccupato? Perché vedo che guardi sempre verso l'ingresso. Sì, lo guardo sempre. C'è Vero? un unico ingresso qui, quindi Magari Paolo, non tergiversiamo troppo perché... No, hai ragione. Non voglio mettere in pericolo nessuno. No, anche perché non saprei cosa fare. No. Cioè- No, ragazzi. No. Però la tua idea mi piace, nel senso sono d'accordo. Durante tutta la sera mi sono spesso fermata ad osservare Fabio e il suo comportamento ed era palesemente una persona preoccupata. Probabilmente aveva il terrore che i vecchi compagni della setta a cui apparteneva lo scoprissero e magari venissero lì. Se questo sarebbe accaduto eravamo in pericolo. Lui era in pericolo, ma eravamo anche noi in pericolo. Quindi non potevamo veramente fermarci troppo in quel luogo. Non si avvicinavano, non entravano in chiesa No. perché c'era lui. Fin dall'inizio, anche con l'M1. Raga, fin dall'inizio, anche dalla cappella. Oh. È chiaro, t'ha risposto. Ok, va bene, abbiamo capito. Ok, è questo, ragazzi. Ok. Abbiamo capito, va bene. Andiamo. Bisogna sempre stare molto attenti e riflettere su quello che si fa nella vita. Spesso ci sono delle conseguenze e anche se magari uno poi si pente di ciò che ha fatto, non è detto che queste conseguenze svaniscano. E quando non svaniscono, c'è il rischio che ti seguano per tutta la vita. E purtroppo questo Fabio lo ha capito molto bene.